Benvenuti, anime curiose che navigate nelle acque spesso tempestose ma sempre affascinanti dello spettacolo turco. Siete approdati nel vostro porto sicuro, Gossip alla turca, l'unico luogo dove le ombre vengono illuminate e i sussurri diventano narrazioni epiche. Mentre il mondo salutava l'arrivo del nuovo anno con fragore e festeggiamenti palesi, nel sottobosco dorato delle nostre celebrità preferite si stava consumando un dramma silenzioso. Una trama tessuta nell'ombra che ora sta emergendo con la forza di uno tsunami mediatico. La storia che stiamo per svelarvi non è una semplice coincidenza festiva, ma un intreccio complesso di destini che si incrociano nuovamente, di cuori spezzati e, forse, di seconde possibilità nate sotto il cielo invernale d'Europa. Protagonisti di questo giallo sentimentale sono due volti che conoscete bene. Due anime che un tempo hanno condiviso una chimica esplosiva e che ora sembrano essersi ritrovate nel momento più inaspettato, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Prima di immergerci in questo labirinto di indizi digitali e passioni nascoste, vi chiediamo un gesto di appartenenza alla nostra famiglia. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere neanche un battito di queste storie e, se volete davvero sostenere il nostro lavoro di scavo profondo e accedere a contenuti privilegiati, cliccate con decisione sul tasto Unisciti. Il mulino delle voci, che non smette mai di macinare ipotesi nel mondo dell'intrattenimento, aveva iniziato a sussurrare di una possibile fuga congiunta fuori dai confini turchi già da giorni. Inizialmente, sembrava una di quelle teorie fragili, destinate a sciogliersi come neve al sole di fronte alla banalità di una coincidenza vacanziera. Tuttavia, proprio quando il brusio stava per scemare, è emerso un dettaglio sconvolgente che ha gettato benzina sul fuoco della speculazione, trasformando un pettegolezzo innocuo in un caso mediatico di prima grandezza. La notizia bomba, mormorata dietro porte rigorosamente chiuse e poi esplosa con fragore, riguarda la vita privata di Gökberk. Pare che l'attore abbia messo fine alla sua lunga e stabile relazione con la sua fidanzata storica. Una rottura che, secondo i ben informati, non è stata un fulmine a ciel sereno, ma l'epilogo doloroso di un legame che si stava sfilacciando lentamente da mesi, logorato da incomprensioni rimandate troppo a lungo e silenzi accumulati. Ma il vero colpo di scena non è la fine di un amore, bensì ciò che è accaduto nell'immediato prosieguo. Quasi senza perdere un battito, con una tempistica che sfida ogni legge della casualità, Gökberk avrebbe lasciato il paese seguendo la medesima rotta aerea di Özge Yağız. Le fonti vicine alla situazione sono categoriche, non si è trattato di un movimento impulsivo o spontaneo. Al contrario, descrivono un piano orchestrato con una precisione quasi militare, una coreografia dell'assenza studiata per coincidere perfettamente. La destinazione? Una delle capitali europee più ammirate, una città che durante il periodo festivo vibra di luci, musica e coriandoli di mezzanotte, offrendo al contempo l'anonimato della folla. È in questo scenario suggestivo che si è consumato il primo atto di questo nuovo, misterioso capitolo. Gli indizi sono apparsi silenziosamente, come briciole di pane seminate con cura nel vasto bosco dei social media. Non aspettatevi dichiarazioni eclatanti o tag reciproci. La loro strategia è stata quella della sottrazione. Eppure, per chi sa guardare con occhi attenti, le prove si sono accumulate rapidamente. Foto pubblicate a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, fotogrammi impregnati della stessa luce ambrata dei lampioni stradali europei, un murale in un caffè che sembrava sospettosamente identico in entrambi i profili, riflessi fugaci sulle vetrine dei negozi che sembravano combaciare come pezzi di un puzzle. Le similitudini erano troppe e troppo specifiche per essere ignorate. Hanno sollevato la domanda che tutti, segretamente, si stavano ponendo: siamo di fronte a una raffinata coreografia della discrezione o a una incredibile serie di coincidenze natalizie? Coloro che pretendono di conoscere la verità si spingono oltre, affermando che non solo si trovavano nella stessa città, ma che avrebbero scelto addirittura lo stesso hotel, trasformando gli ascensori e i corridoi della hall nei loro unici, muti testimoni. Cari amici di Gossip alla turca, voi cosa ne pensate? Credete al caso o pensate che questi segnali siano stati lasciati appositamente per essere decifrati dai fan più fedeli? Scriveteci le vostre teorie nei commenti e ricordate che per analisi ancora più approfondite, il tasto Unisciti vi aspetta.
Ciò che rende questa storia così potente e diversa dalle altre non è solo il presente, ma il passato ingombrante che questi due protagonisti condividono. Gökberk e Özge non sono due estranei che si incrociano nella notte. Sono due anime che un tempo hanno trasformato la loro chimica sullo schermo in un fenomeno domestico, per poi ritirarsi in percorsi separati, mantenendo una distanza di sicurezza per un lungo periodo. Non si sono precipitati a lavorare di nuovo insieme, non hanno rilasciato interviste congiunte, hanno invece navigato in progetti diversi, circoli diversi, come se avessero tracciato un confine netto tra le loro vite. È proprio questo confine invalicabile a rendere le voci attuali così scioccanti. Non è la prima volta che i loro nomi appaiono fianco a fianco nei titoli dei giornali, ma è la prima volta dopo tanto tempo che il tempismo appare così carico di significato, così specifico, così meticolosamente non detto. Gli editorialisti hanno iniziato a porre la domanda difficile ad alta voce: questa fine traumatica nella vita di Gökberk è in realtà il segnale di un nuovo inizio? È il preludio a un ritorno a quella storia d'amore che tantissimi fan custodiscono ancora gelosamente nei loro cuori? Nel frattempo, la reazione di Özge Yağız è stata un capolavoro di autocontrollo. L'attrice, nota per la sua calma compostezza e la sua precisa gestione dell'immagine pubblica, è rimasta saldamente nella sua corsia. Ha condiviso solo le sue foto. Sorrisi avvolti in cappotti invernali, caffè caldi in atmosfere accoglienti, una vista dalla finestra su strade acciottolate che brillavano come lacca sotto la pioggerellina. La sua energia appariva leggera, quasi fluttuante, e i fan lo hanno notato immediatamente. L'hanno chiamata serenità. L'hanno chiamata pace. E in quel silenzio dorato, l'immaginazione collettiva ha fatto ciò che fa sempre, ha riempito i vuoti con sogni romantici. Dall'altra parte, Gökberk ha giocato una partita altrettanto silenziosa, didascalie riflessive, scatti notturni dall'atmosfera malinconica ma speranzosa, e l'occasionale dettaglio che ha fatto avvicinare le persone ai loro schermi. La loro moderazione online, così deliberata e ordinata, ha finito per alimentare il fuoco della curiosità più di qualsiasi dichiarazione esplicita. Chi osserva da vicino le dinamiche di Gökberk riferisce che, dopo la rottura, l'attore si era ritirato dalle stanze affollate e dalle cene fino a tardi, parlando meno e ascoltando di più. Eppure, durante questo viaggio, il suo umore è diventato notevolmente più leggero, come se un sipario si fosse alzato lasciando entrare aria fresca. Un amico ha commentato, a microfoni spenti, che Gökberk ha parlato di ricominciare da capo, non come una performance pubblica, ma come una promessa personale a se stesso. Visto da lontano, questo viaggio appare meno come un chiodo scaccia chiodo, e più come una profonda necessità di rinnovamento. Naturalmente, il lavoro investigativo online ha raggiunto la massima velocità. Ogni contenuto viene scansionato con precisione forense. Il colore dei tovaglioli, la venatura del tavolo di legno, la forma delle lampade sullo sfondo, nulla sfugge all'obiettivo collettivo dei fan. Le persone mettono le immagini una accanto all'altra e cerchiano i dettagli come se stessero risolvendo un crimine. E in un certo senso, lo stanno facendo. La segretezza ha trasformato il pubblico in coautori della storia, che tracciano linee tra i punti, costruendo una mappa che potrebbe o non potrebbe essere accurata. Si dice che invece del solito conto alla rovescia appariscente in una piazza cittadina, abbiano scelto una celebrazione più tranquilla, nascosta lontano dai neon del centro. Un tavolo a lume di candela, mani vicine ma che non si toccano, una vista sui tetti dove i fuochi d'artificio fiorivano in silenzio. Questo è il quadro che le persone dipingono quando parlano di quella notte fatidica. Una decisione intenzionale, sostengono gli osservatori. Non segretezza per il gusto della segretezza, ma privacy per lasciare che le emozioni respirassero senza essere inchiodate a un titolo di giornale prima ancora che l'orologio segnasse la mezzanotte. Ora la curiosità è tutta puntata sui cancelli degli arrivi internazionali all'aeroporto di Istanbul. Tutti vogliono sapere quali saranno le loro prime mosse dopo che il bagliore delle vacanze si sarà dissolto e la vita normale tornerà a scorrere. Verranno avvistati mentre escono dal terminal a un'ora di distanza l'uno dall'altro, in una perfetta esecuzione della loro strategia di evitamento? O qualcuno riuscirà a catturarli entrambi nello stesso fotogramma,
mentre percorrono sentieri simili che finalmente si incrociano? Un ultimo sussurro prima di chiudere. Gli addetti ai lavori insistono sul fatto che il viaggio sia durato più del previsto. Un giorno in più qui, un altro là, come se nessuno dei due volesse essere il primo a dire che era ora di tornare indietro. Hanno percorso lo stesso fiume più di una volta, hanno scelto un ponte diverso ogni sera e hanno provato posti dove il cameriere si ricordava di loro alla seconda visita. Se volevano l'anonimato, l'hanno ottenuto. Se volevano chiarezza, forse hanno trovato anche quella, nascosta negli spazi in cui la città era tranquilla. Siamo giunti alla fine di questa analisi approfondita e carica di atmosfera qui su Gossip alla turca. La storia di Gökberk e Özge ci ricorda che a volte le cose più importanti accadono nel silenzio, lontano dai riflettori, e che i nuovi inizi spesso si mascherano da fughe segrete. Noi resteremo qui, vigili come sentinelle, pronti a cogliere ogni minimo segnale del loro ritorno alla realtà. Voi credete in questa seconda possibilità? Pensate che il 2025 ci regalerà la coppia che tutti aspettano? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra voce è fondamentale per noi. Se avete apprezzato la profondità e la passione con cui abbiamo trattato questa notizia, lasciate un like e condividete il video. Ma soprattutto, se volete essere i veri protagonisti della nostra community e supportare il nostro lavoro investigativo, cliccate ora sul tasto Unisciti. Il vostro sostegno è la nostra ispirazione quotidiana. Grazie per essere stati con noi, in questo viaggio tra le nevi d'Europa e i misteri del cuore. Al prossimo video.